Come si montano gli accessori delle GoPro? Oggi nell'episodio 12 della serie Consigli rapidi per GoPro andremo a vedere come montare gli accessori principali nella nostra GoPro. Allora, se avete un modello recente non ci sarà bisogno di montare il frame e avremo direttamente gli agganci della GoPro nascosti qui e quindi avremo il nostro classico aggancio GoPro che si può nascondere nel momento in cui non ci serve e poi possiamo estrarre appunto questi piedini per agganciare la nostra GoPro. Vorrei partire prima di tutto con uno scafandro non originale, quindi vado a chiudere i piedini della GoPro, apro lo scafandro. Per farlo faccio una pressione qui in alto e questo tengo schiacciato in basso in modo che apriamo lo scafandro, inserisco la GoPro e poi per chiudere alzo questo e lo faccio agganciare in questo modo e poi schiaccio anteriormente. Lo scafandro originale funziona allo stesso modo ma in più ha una levetta di sicurezza. Quindi estraggo la GoPro dallo scafandro e passiamo a un accessorio che è molto utile nel momento in cui vogliamo agganciare la nostra GoPro a vari tipi di supporti, come può essere magari un supporto adesivo o magari la pettorina. Quindi per agganciarlo non dovrò fare altro che adagiare qui il supporto e farlo scorrere facendo una discreta forza. Questo perché la parte posteriore di questo aggancio, come vedete, si schiaccia un pochino come se fosse una molletta. Quindi se poi volete rimuovere questo accessorio dovrete schiacciare qui e fare una discreta forza in avanti. In questo modo l'accessorio viene sganciato. Quindi svitiamo le viti. Queste sono le classiche viti che andrete a utilizzare sempre con la vostra GoPro. Possono variare un pochino la forma di questa parte qui, ma questa parte rimane sempre uguale. Quindi prendiamo la nostra GoPro, estraiamo i piedini e poi li inseriamo qui, facendo in questo modo. Ora, se acquistate degli accessori non originali, può capitare che non entrano i piedini così facilmente, ma basterà fare attenzione, guardare di preciso la dimensione di questo aggancio e comunque riuscirete sempre a montarla. Quindi io in questo caso l'ho montata in questo modo. Dipende sempre come ragazzi andrete a utilizzare questo supporto. Facciamo finta che lo mettiamo sulla pettorina, per così vediamo che la GoPro non riesce ad andare più indietro di così, quindi sarà puntata verso il basso. Quindi quando montiamo la GoPro in questo modo dobbiamo sempre pensare prima alla direzione in cui vorremmo registrare il video. Quindi proprio per il caso della pettorina, se io volessi montare così devo invertire l'angolazione e poi avvito come se fosse appunto una classica vite. Ruotiamo in senso orario e adesso la nostra GoPro, come vediamo, si può piegare al massimo, può andare anche un po' oltre. Quindi una volta che ho montato la GoPro in questo tipo di supporto posso andare ad agganciarla, in questo caso, sulla pettorina. Dopo che fa questo scatto sappiamo che la GoPro è bloccata. Verificate sempre, magari muovendo un pochino l'accessorio per capire se effettivamente si è agganciato. E così facendo abbiamo la nostra GoPro pronta all'uso. Un accessorio che magari trovate molto spesso nei kit è questo qui, che va effettivamente utilizzato non da solo ma insieme magari a quest'altro accessorio, comunque un supporto che abbia questo tipo di attacco. Questo accessorio serve per montare la nostra GoPro sul manubrio della bici. Per farlo dovremo andare a svitare questa vite, dopodiché si sgancia questo, agganciamo questo al manubrio della nostra bici, ma come sappiamo il manubrio non è per così ma è per così. Quindi in questo modo la nostra GoPro inquadrerà solamente un lato e non va bene, perché così non può inquadrare né noi né davanti a noi. Quindi entra in gioco questo accessorio che abbiamo visto poco fa e una volta che poi magari l'abbiamo agganciato al nostro manubrio avremo la GoPro puntata nella direzione giusta. In questo modo quindi
avremo il nostro manubrio davanti, la GoPro possiamo puntare verso la strada o magari verso di noi. Quindi ragazzi, questo accessorio non perdetelo perché può risultare fondamentale. Poi potreste avere anche questo tipo di accessorio che serve per svitare le viti. Chiaramente questo non è un accessorio fondamentale, ma in realtà può tornare utile in situazioni particolari, magari se l'aggancio è bagnato ed è stato avvitato troppo forte, o magari in montagna se avete le mani troppo fredde e non riuscite a fare forza, questo accessorio veramente potrebbe tornare utile. Passando alle cover, è molto semplice, dovremo far entrare la nostra GoPro qui e poi avremo sempre accesso ai piedini. Lo stesso vale nel momento in cui vogliamo montare il Windslayer, che ragazzi non ho mai fatto una recensione perché ho avuto un po' di risultati contrastanti, non riesco a pronunciarmi, magari chi lo sa in futuro farò una review approfondita. Anche in questo caso dobbiamo semplicemente far entrare la GoPro. Questo modello non è stato tagliato molto bene, ma comunque avremo sempre l'accesso ai nostri piedini e ai pulsanti cliccando qui e qui. Un altro accessorio fondamentale, oserei dire, è questo qui, che ci serve per agganciare la nostra GoPro magari a un cavalletto o a un selfie stick che ha questo tipo di aggancio. Quindi la potremmo montare in questo supporto qui, basterà avvitare prima questo aggancio e poi, come già abbiamo visto, basterà inserire i piedini della nostra GoPro qui e poi avvitare qui. Questo accessorio potrebbe tornare utile sempre sul manubrio della bicicletta, o comunque ragazzi in generale questo tipo di accessori che stiamo vedendo li possiamo sfruttare per qualsiasi tipo di cosa. Ad esempio mi serve una ripresa da un punto particolare, magari l'aggancio a un tubo e così via. Quindi una volta che abbiamo la nostra GoPro agganciata in questo tipo di supporto, questo lo svito e poi magari lo vado a inserire in questo piccolo cavalletto selfie stick e diventa il tutto molto rapido e comodo, anche perché questo tipo di aggancio non ci dà alcun tipo di impaccio e lo potremmo lasciare anche montato se pensiamo di utilizzare la GoPro con vari supporti che hanno questo tipo di aggancio. Tutte queste informazioni magari per alcuni di voi possono risultare ovvie, però magari per i nuovi utenti che si avvicinano al mondo delle GoPro la prima volta può sembrare tutto un pochino strano o difficile da capire. E se volete sapere come configurare la vostra GoPro, vi invito a dare un'occhiata al video che trovate qui a destra o magari a sinistra. E se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.